Oggi faremo visita a uno dei creator più discussi dell'ultimo momento. Naturalmente visiteremo anche la sua farm. Di sicuro ne vediamo delle belle. Abbiamo anche qua un ciuffettino di piante da potergli regalare, naturalmente con l'attrezzatura. Adesso vedrete da chi andremo. Benvenuti a questo nuovo video. Vediamo se qualcuno di voi riconosce questi pesci. Di sicuro li riconoscerete. L'uomo più discusso del web. Lui o non è lui? Lui non è lui, Certo certo che è lui. Cioè, che colorazioni che hanno questi pesci rossi? Qua abbiamo preparato il tuc, Guardate qua. così almeno diamo da mangiare anche. Ho tenuto a digiuno il cocaburro. Oh, così vediamo questa new entry. Quanti litri è questo laghetto? 800. 800. Beh, diciamo che è un litraggio buono per questi animali, anche se tanta gente li tiene ancora nelle boccette o nelle vaschettine. Esattamente. Ah, come sono belli. Anche quello me l'aveva regalato la Shure che mi ha dato l'acquario da 300 litri. Ma, non è più cresciuto, è rimasto piccolino. E vabbè, bisogna vedere quanto aveva anche. Anche perché se l'ha già 3-4 anni non ti cresce. Ma che belli che sono. C'è un piccolino, si dovrebbe vedere. Sì? Ce n'è uno grigio che sta. Ma che belli che sono, fighe. Vediamo se riesce a venire davanti, che è l'unico che è nato qua dentro che non avevo tolto. Ed è resistito con il persico sole, tra l'altro. Vale. Bello sto laghetto. Vabbè, ma poi loro se le mangiano anche. Ma guarda che bella panza che c'hanno qui. Si vede che stanno bene. Eccolo Ronaldino, piccolino che ho comprato a gennaio. Vediamo se si riusciamo a prendere. È ritornato nella taverna. No, aspetta qua. Questo è. No, dov'è? L'ho perso. Infatti io non l'ho visto da gennaio fino a quando ho svuotato il laghetto. Pensavo fosse morto. Tempo con le carpe, quindi le carpe magari mangiavano di più o altro. Vabbè, sono più voraci. Poi anche perché gli sciubuchi sono un po' più lenti rispetto. Anche se non mi sembra, però, vedendoli nuotare. Cosa? Perché stai sulle palle a tanta gente? Perché dico le cose come stanno. E quindi non lo so, sono visto come quello che critica per tirare su il polverone, ma in effetti io lo tiro su per far svegliare le persone. Vabbè, onestamente, a me non sta sul cazzo, quindi. Meno male. Meno male. Anche perché noi abbiamo già collaborato, stiamo collaborando e collaboreremo per altri progetti, quindi di conseguenza quello che avevo in testa è difficile. Però Ce la possiamo, se riusciamo, ce la possiamo fare. 2027 Dovremmo riuscire, perché è lungo il brodo. Ve lo anticiperemo poi pian piano. Adesso stiamo cominciando a mettere le basi, ma ci vuole tempo. Sarà lungo perché dovremmo cercare documentazioni, dobbiamo fare dei rilevamenti anche a livello di chimica, quant'altro, studio della microzona in cui dobbiamo andare a simulare per partecipare a questa competizione. Vediamo se riusciamo, anche perché giustamente bisogna dare dati scientifici, argomentazioni tecniche, descrizioni fatte come si deve, articoli e libri dove possono certificare quello che noi stiamo facendo, anche per far vedere noi stiamo ricreando questa tipologia, il perché abbiamo riprodotto questa tipologia di ambiente, di biotopo, quindi sarà tosto, però ce la facciamo. bisogna essere precisi al dettaglio. A sto livello, invece di fare qualcosa di naturale, facciamo qualcosa a livello scientifico. Sarà tosta, sarà lunga, però faremo tante puntate, anche perché per forza. Per forza sì, dalla creazione allo scoprire l'habitat naturale. Anche perché dobbiamo fare video, foto del posto, scegliere quale, in base a quelle vedere cosa mettere. Abbiamo già una specie da poter mettere, abbiamo già deciso quale tipologia di posti, e soltanto dobbiamo fare dei rilievi fotografici anche e trovare documentazione, perché se non abbiamo documentazione non potete partecipare. Nada. No. E questo invece è l'habitat delle. Com'è che si chiamano? Maurensis sinensis, giusto? Ho detto bene? Esattamente. Che oggi non hanno voglia di uscire, giustamente. No, ieri avevano fatto basking sopra il mattone, sono uscite, però oggi ho fatto un po' di movimento, ho ripulito un po' il fondo perché comunque dall'inverno c'era ancora un po' di schifezza.
e sto rifacendo il filtro perché voglio proprio togliere tutti i micro granuli di roba. È Vabbè, già la terza volta che strizzo, la lana di perno secondo me è la migliore. perché con il retino togli la parte più grande, però quando ti serve per togliere la parte più piccola, la lana serve sempre. Quella grande. Ah, sta uscendo. Vediamo che sta uscendo. Ah, figa, ma è grosso. Quella sì, quella è quella più grande. Non ho fatto poi altre uova. No, però ne ho trovata una un po' ammuffita sotto Sì? l'acqua. Non so se magari prima dell'inverno ha sgorgato altro e quindi ne ha fatto un'altra. Non si riesco a tirarla fuori. No, vabbè, lascia lì, Vabbè, tranquillo. tanto si sono svegliate. Devo pulirgli un po' il carapace poi perché è tutto pieno che si sono andate a infognare sotto la sabbia in inverno. Però questa sì, Bella, femmina. bella grande. È la femmina. La differenza tra maschio e femmina qual è? Ho detto femmina. Perché so che era femmina, cioè, Ah, ok. quindi non sono un espertissimo. Però comunque sì, questa è la femmina più grande. Ed è quella che aveva fatto le uova l'anno scorso. Ah, ok. Guarda quanta terra, quanta sabbia che ci hanno addosso da tutto l'inverno. Puff, basta, sparita. Puff, tempo di sporcarmi l'acqua. Giusto. Almeno ti dà del lavoro da fare. Esatto. Ah, dale, piccolina. Questa è una? Ermanni. Bellina che... Si è svegliata da poco, ha iniziato a mangiare, vabbè adesso il sole si è un po' appassito il tarassaco, però dai, ho passato un inverno tranquilla perché comunque la monitoravo eccetera. Ma sì, poi lei ha tartarughe so che crescono durante la fase di letargo. Sì, aumentano un po' di, non di peso ma di carapace, comunque di larghezza. Oh, come bella attiva che vuole andare. Sì, bella attiva. Io ho dovuto creare questa cosa momentanea perché almeno teneva lontano eventuali topi. Eh sì, perché quando sono così piccole, c'è anche mio padre in un piccolo terrario e stanno crescendo tutte e due. Anzi, adesso avevo intenzione di fargli o un terrario fuori tipo grande, da qua a là, non qua dentro, però tipo in giardino, devo trovare lo spazio, e magari quella zona là che è ancora in fase di respect. si fa sentire. Sembra un motore diesel in pieno inverno. Deve scaldare, deve carburare. Sì, infatti. Oh, e qua abbiamo l'altro laghetto da, cos'era? 4.000? No, 2000 2000 litri. qualcosa. E ovviamente tutte queste poi quando effettivamente saranno saturi, cioè quando sarà saturo l'habitat, andranno poi in una sistemazione migliore o mia o magari di qualcun altro. Oppure come fanno alcuni in quei laghetti per pesca sportiva, ok? No, Cioè, vabbè che non ti dovrebbero diventare più grossi, o sbaglio? Diciamo che quella là arancione e nera che mi era stata regalata. Sì, che ho sentito il vecchio proprietario che, sì, che praticamente si era tra virgolette lamentato del fatto che per 2 anni ha avuto una colorazione standard e non poteva avere cose tra virgolette da selezione o altro, invece ha sviluppato una parte nera e una parte arancione bella uniforme. Beh, ma più che altro bella marcata anche. E sono belli. Poi quella che mi è rimasta più piccola sicuramente per, come si dice, per genetica, dinamismo eccetera, è la Yamabuki, quella gialla dorata dietro. Questa qua? Sì. Allora, come si rincorrono perché mi sa che adesso con le temperature potrebbero fare qualcosa. Perché conta che questa qua l'ho comprata forse 2020 marzo 25, non voglio dire una cagata, e quella ce l'ho da 2 anni, cioè non è mai cresciuta. Questa qua sta crescendo bene, una Asagi. Invece per quanto riguarda il Black Comet è diventato bello grosso da quando l'ho messo qua dentro. Infatti penso che sia il papà dei piccolini che vedremo dopo. Sì, bello. E questi sono gli incroci di quest'anno, di giugno dell'anno scorso. Sì, infatti me lo ricordo. 1, 2 e poi quella la tinca che avevo pescato a settembre. Ah, ecco, infatti mi ricordo che c'avevi anche una tinca. E quella sicuramente poi quando effettivamente diventa un po' più grande, non ha predatori eccetera, andrà poi di nuovo in natura.
perché è una specie in via di estinzione, tra virgolette, nei nostri fiumi e laghi. Ah, cavolo. Ah, che bella. Ah, vero, devo andare da mangiare. Vediamo la fase della pappa. Andiamo qua, cosa c'è? Ah, da lì lo storione. Ah, vero, c'è anche lo storione. Che esce col muso fuori. Vero che c'è anche lo storione. Perché appena sente qualcosa come persona Guarda. che deve mangiare. Ok, Sicuramente come alimentazione penso di andare a comprare al centro verde là a Caravaggio, che c'è un bel saccone, sono tipo 60 euro di sacco, sono 5 kg della JBL, bisogna andare bene, proteico, quindi Guarda, è un aspirapolvere. iniziano a mangiare tutti. Vabbè, adesso che le temperature cominciano ad essere più alte, loro si attivano. Sì, per quello sì. Invece per lo storione gli daremo dei pellet, dei micro pellet affondanti, li mettiamo lì in zona così scendono, fanno il giro, e magari anche per gli avannotti o altro. Ah, perché ci vuole il cavannotto? E quelli là, cioè Ah, li ok. chiamo avannotti, ma sono ancora quelli dell'anno scorso. Che tanto mangiano di tutto, quindi anche loro mangiano anche quelle cose là. Anda qua il papiro com'è? Si è bruciato. Sì. Sì, a me, ma vada. Già Sì, ma questo cresce. sto già facendo però delle cime nuove a vedere. Infatti era bello largo, poi infatti con me lo ricordo. meno 10 di questo Beh, ma normale. Ecco lo speriamo. Ah, che bello. Anche lui, progetto, un po' tra virgolette, perché sta iniziando a diventare bello Grandicello. grande. Adesso poi lui diventa grosso. Troveremo una soluzione per lui. Ah, che bello che è. Lui è abituato a mangiare sia sul fondo, ma è abituato anche a mangiare, ecco, ho messo la rete là per toglierla e lui va sulla rete. Come mai fa così? Perché lui è abituato anche a mangiare il cibo che va sulle pareti, quindi appena sente l'odore con i baffetti, ok. con il muso, con i recettori, sente il cibo E si va. sulla parete e fa il delfino. Come questo qua. Sì, infatti vedo che... Poi non appena sente anche l'odore sotto, andrà sotto. Aspetta, bello che sia questa. E penso di tenere solo questa. Sì? Qua dentro, sì. Le altre, gli avannotti vari, eccetera, eccetera, li tengo e faccio un altro laghetto. Comunque li uso perché tenere le koi con dei pesci rossi è sempre buono, perché magari i pesci rossi tengono un equilibrio sia di valori che di vegetazione o altro, in modo tale da tenere una coppiata vincente, che sono carpe koi e pesci rossi. Uno dei pesci più maltrattati forse della storia. Poverini. Poverini, poverini. Per ora, come ti ho detto, stanno bene, che non hanno problemi di spazio, che non si riescono a muovere, eccetera. Ovvio, devi anticipare perché sennò è troppo tardi. Vabbè, quello sì. Appena diventano belli importanti, sicuramente lo storione ci sarà un progetto poi, penso, per il Parco Ittico Paradiso. Quindi ha una roba anche didattica e tutto, dello storione come specie, tutto. Invece poi le carte poi parchi naturali, parchi faunistici, vedremo poi in futuro. Andiamo da mangiare al Cocaburra. Vediamo questo nuovo. Ah, sti cazzi, ma non è piccolo come sembra. Aspetta, scusate, Oh, non sembra così. Non fate caso, ma c'è una roba per le mosche, i moscerini, perché Ok. quando gli do i latterini, le sardine, attira un botto di roba. Qua, mister Cocaburra, mia madre l'ha visto e fa: ma che schifo! Ma è brutto! No, c'è la rete, non si focalizza sulla rete. Sì, devo farla nera. Porca miseria, non riesco a focalizzare l'immagine. Devo dipingerla di nero. No, è che l'obiettivo vi prende la rete. Ok, ce l'ho fatta. Oh, finalmente lo vediamo. in tutto il suo splendore. Non è piccolo. Dal video sembra piccino, ma non lo è, effettivamente. Sì, raggiunge i 500-550 grammi. Guardate che belle erciume. Sì. Là ogni 2 o 3 settimane bisogna spruzzare con la canna dell'acqua. Lo so, c'aveva anche mio zio una voliera con le piante tutta alla fine dei conti che lui allevava pappagalli.
Lì, poi se sotto il posatoio, lì dove mangia, dove fa e disfa. L'importante è tenere poi pulito il resto, come per esempio il posatoio dove sta per la maggior parte del tempo, perché poi lì vabbè la cacca sulle piante, cioè sti cazzi, è un po' più a livello estetico. Però poi è sempre nutrimento sotto per la terra. Mi ha distrutto la lavanda, perché la lavanda non c'è più. Infatti ho visto tra disintegrata. Però la felce, l'edera dietro che si sta arrampicando, sta tenendo bene. Poi vabbè la fotina non sta neanche crescendo in altezza. Ogni volta che vola, fa e disfa, distrugge. Quindi E niente. a posto. Bene, bene. Diamo da mangiare al pulcino, va. Diamo. Cosa gli diamo oggi? Solo per aprire un po' lo stomaco gli diamo dei caimani. Vediamo se viene. Vabbè, verrà sicuro perché non ha mangiato oggi. Deve capire un po'. Aspetta, Sta vedendo un altro estraneo. Magari è Può timido. essere. Magari vede una persona. Ma stessa cosa anche con mio papà, mia mamma. Quando ci sono loro non mangia, ma quando ci sono io solitamente mangia sempre. Un po' attivare. Vediamo se ci dà. Il caimano sta per sfuggirti. Esatto, perché mi si sta. No, è caduto il caimano. Che troia. Timido, è timido. Ora gli apriamo la porta. Vediamo un po'. No, veramente, sei un po' timido oggi, Glielo appoggiamo. Non lo disturbiamo. No, secondo me si sente troppo osservato. Perché ultimamente sti giorni non è che abbia mangiato chissà quanto, Cioè ha mangiato, vabbè, l'ho riempito di latterine, che ne ha mangiato tipo 15 o 16. E vabbè, ma forse sa che queste temperature che sono un po' balorde, sbalzi termici Può tra, anche essere tra il sera e vento. mattina. Il vento, anche perché ultimi giorni è molto fastidioso. Beh, niente, aspettiamo. Attendiamo. Bisogna un po' pulire anche di dietro il compensato, perché ieri mi sa che ha spappolato il pulcino. Niente, Che po- niente, non ci dà l'onore della pappa, niente. magari Aspetteremo qualche e vediamo. Con il pesce gatto, il black bass che non si fanno vedere. E poi il black bass non è piccolo. Perché li ho creato con la tua radice. Ah? Ci ho messo tipo una sorta di tana là sotto che la utilizzo sempre. Beh, ci sta. Forse di notte, di sera con la luce vedi un po' sotto la coda che si sposta. Esatto. Quello sì, la cosa importante è sempre creare un ambiente consono all'animale. È inutile che comprate animali così a cavolo e poi li mettete in soluzioni temporanee e fate vedere che cercate di correre i pali che poi in realtà non riuscite perché poi vi muoiono. Esatto. In riferimento a cose persone puramente casuale, però purtroppo ci sono tanti creator che pur di fare visualizzazioni fanno così invece di fare la maturazione, sistemare lo scape decente, naturale in base all'animale. Perché poi mettere il biocondizionatore e l'attivatore batterico nelle piscine o nei laghetti in sé. Cioè sì, potrebbe dare una mano, ma con la prima pioggia vi si azzera tutto i valori, vi si azzera tutto. Però se vai a mettere dei pesci che comunque vivono in natura, eccetera, non servono quelle grandi cose sofisticate. Basta lasciar maturare il filtro, lasciar maturare l'ambiente e creare uno scape con delle piante, sassi, fondo, legni, in modo tale che il pesce, il filtro si attivi per bene e siete a posto. Esatto, cioè la cosa importante è piuttosto aspettate, cioè c'è un acquario in maturazione, ho 2 acquari in maturazione da 2 mesi, perché sono a bassissima tecnologia, non metto il pesce subito, sono lì fermi che aspettano di essere presi, però è inutile avere fretta, anche perché parliamo di una vita animale, no? Non per il valore di per sé, perché uno dice, beh, costa 2 euro, chi se ne frega, no, anche perché è una questione di etica e morale. Se volete fare dei contenuti in cui spiegate come si tengono gli animali, fateli in modo decente, o siete degli esperti, perché io vedo video di gente, ma magari lo fa da 20-30 anni, sa cosa fare, ma allora sì, chapeau a loro perché è il loro lavoro,
quindi sanno cosa mettono mano, anche perché gente che ha studiato e quant'altro, quindi non sono i primi scappati di casa, ma gente appassionata come noi. Fate le cose con la dovuta calma, tanto fretta non vi corre dentro nessuno, tanto è inutile fare un video per potervi fare, che ne so, 10.000 visualizzazioni, piuttosto fate come noi poveri cristi, ne facciamo 500, siamo anche contenti, ma facciamo come le cose come si conviene. Cado. Sono i persi? I persi, sì, e ora proveremo a dargli da mangiare, perché col sole... Anche qua. Quanti ne hai qua? 5? 4? Quanti l'ho persi? Forse anche di più, cioè, non mi ricordo quanti ne ho, però tipo forse 6, 7. Perché li ho dove tolti da... Ne ho 2 là dentro, nel laghetto delle carpe. Ah, ok, che non Perché sì, perché in inverno magari sì, gli davo quel poco da mangiare, infatti eccetera, se lo vanno a mangiare. Non è una cosa. Vediamo un po', aspetta, che mi metto dall'altra parte. Tanto poi le Qua taglio. è tutto un po', come dicono tanti, temporaneo, con robe a cazzo in giro, però questa la voglio mettere perché forse questo minifondo lo faccio per Ah, la bombola. per i medate, in modo tale che questo mi tiene tutto coperto, le olive non cadono, non sono inquinanti. Terrò questo finto e poi prendo un altro vascone di questo tipo, lo metto qua e ci metto dentro i pezzi. E l'Egeria non è messa benissimo, eh? Non so. Forse Nella poca partita- luce? Poca luce? Secondo me è troppa perché ho rifatto l'altro giorno, ho messo il dito per togliere le filamentose e ogni 3 secondi, avendo qua il sole 24 ore su 24, si formano queste e vanno a intaccare poi la Sì. leggeria densa che è, vedi, che se io faccio così tiro su tutte le filamentose, che è il movimento dell'acqua, l'ossigenazione, niente, peggio perché poi qua sul muro, sulla parete del mastello, altre alghe. Però in estate cercherò magari di prendere direttamente un vasetto tutto forato in modo tale che le radici vanno sul fondo, fertilizzante per laghetti. Potresti di qua. Poi il problema della filamentosa è che naturalmente ti si attacca alle cime e ti soffoca la pianta. Ce l'ho anch'io nell'acquario a bassa tecnologia, quindi quello è un problema. E una rottura di scatole, o c'è un animale che se ne occupa, se no è difficile debellarla. Purtroppo. Poter sfruttare sto vaso, sta bacinella Ok. forata, in modo tale che le radici dell'iris d'acqua 1, 2 e 3 Ok. e il papiro potessero fare le radici, perché sono riuscito a far riprendere questa è la canna che avevo preso giù in Sicilia al fiume e Sì. da quando l'ho messa qua dentro ho iniziato a ripresa. fare le radici. Ah, ho cominciato a fare. Sì, guarda, anche qua getti c'è qualche getto. sì. E volevo provare a farla radicare per bene intorno a tutto il vaso in modo tale che ossigena, perché prima avevo quello, infatti ho lasciato là quello nero lì, però ha solo 2 fori sotto. Vabbè, basta, avanza, Tanto Dici? importante sì, tanto è importante che ti entra l'acqua. Perché se io tolgo questi, adesso io faccio così. Se io tolgo questi, controllo effettivamente se non ci sono pesci, però vende fuori, Possono entrarti. possono entrare, possono uscire, ma... Guarda, cominci quanti. E quindi niente, per un po' di Vediamo un tempo... po' se riusciamo a zoomarle. Guarda quanti avanotti. Aspetta, Guarda che si vedono. C'è un po' di luce, ma c'è un po', perché praticamente da tutti quelli che sono nati ne vedono quello più grande, quello un po' più imponente, vuol dire quello che ha più crescita, un po' più. Quindi mi sono morti alcuni piccolini e come vedi alcuni sono proprio piccolini, infatti avranno una crescita un po' più lenta. Però se uno va a prendere, devo capire, è riuscire a prendere questo qua. Non è vero? Poi essendo così piccoli sfido a prenderli. Aspetta, eccolo qua. Boh, questo è un piccolo shubunkin. Guardale come piccolo. Ha la zona delle branchie rosse, perché è più trasparente rispetto agli altri, e ha la colorazione bianco-grigio. Infatti, Ma che storia. Sì, è vero. Adesso che qua in superficie sì. vediamo se riesco a prendere, tra virgolette, quello più grosso, perché questi potrei già metterli nel laghetto. Non se li prendono gli adulti? Però sì, c'è il problema di quello, poi magari passa in mezzo alla pompa, No, vabbè, ma poi Però vedi, cioè io questi li avevo già messi, quando erano piccolini così li avevo messi in un mastellino. Sì?
Appena sono diventati un poco più grandi, li ho messi nel laghetto e sono diventati ciccioni come quelli che hai visto prima. Sì. Infatti, se ora ho capito, se uno dà già uno spazio e una temperatura corretta fin quando sono piccoli, tipo quelli, hanno una crescita super Spedita. veloce. Spedita. Invece, se ad esempio io questi li ho tenuti in garage per tenere una, Mhm. diciamo, tenerli controllati al 100%, si vede che sono un po' più piccolini e stanno crescendo piano piano con le temperature che ci sono adesso. Perché poi li nutro con Micropellet. sono praticamente questi con probiotici, aglio e tutto, in modo tale che le difese immunitarie stanno a posto. E sono 3-5 mm. No, scherzo, non è vero, quello è un cazzo di pesce. Sì, sì. Però sì, comunque sono molto piccoli. Quindi Quanto hanno di proteine all'interno? proteine, 38%. Un po' bassa però. Un po' bassina. 38. Non l'ho visto adesso perché poi io mi ero concentrato più sul fatto di avere comunque probiotici e prebiotici in modo tale che la... Vabbè, ma quello, il probiotico, prendi ad esempio quello della Green Vet, Mm? che ha il multivitaminico, eccetera, eccetera, gli butti quello nel secco, aspetti un minuto che si assorbe. È tipo quando, non lo so, devi far salire le difese immunitarie. Sì, con sì, sì, l'aglio. esatto. Esatto. Perché per questi io avevo trovato sta soluzione perché all'inizio avevo preso i classici fiocchi, lo mangiano, però sai... Vabbè, il non è- micropellet è meglio. Sì, comunque sì, hanno il contenuto di proteine secondo me è un po' troppo basso per loro. Ok che adesso fa ancora freschino, però 36 mi sembra un po' poco. Sì, li ho usati solo esclusivamente per l'inverno. Me ne hai fatto notare adesso che sono bassi. Bene ragazzi, come potete vedere, infatti alla fine di questo tour, grazie Andrea per averci ospitato. Niente. Naturalmente poi abbiamo anche discusso, parlato delle nostre cose che non possiamo dirvi, anticiparvi nulla. Con noi verranno a casa dei pesciolini che dopo vi faremo vedere in un altro video, se no esce giù una pappardella che nessuno se la caga manco di pezza. Quindi ragazzi, grazie per essere stati con noi. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, cliccate. Se avete da dire qualcosa contro Andrea, commentate così il video gira e sono contento. Bravi. Sputtanatelo pure, insultatelo così vi rispondiamo a tema. 300 commenti. Giusto, via, vai. Ad hoc, naturalmente il link della pagina di Andrea è qui sotto, a parte vi apparirà anche qua, lo mettiamo in collegamento come titoli di coda. Quindi ragazzi, al prossimo video, ciao! Arrivederci.